Quinto torneo Città di Montegrotto, Champion, Second Chance, gioco con Francesco Oliva. Gioco bottom con le pedine rosse, Francesco gioca top con le pedine bianche. Match ai 9 punti. Si parte. Ho perso una barretta per un casino. Non vuoi più direte? No. 5-1 per lui. Standard. (4-1), devo colpire le due pedine, non c'è di meglio. Ottimo doppio 5 per lui, fa il golden point e casa 3, passa in netto vantaggio in corsa e ha una struttura migliore. Doppio 1, qui la scelta è tra fare casa 23 e 8-6 oppure portare 3 pedine sul 7 e splittare il runner. Splittare non è proprio l'ideale tenendo conto del fatto che lui ha molte pedine in zona d'attacco, quindi preferisco portare avanti l'ancora. 5-3 per lui, direi 2 down. Potrebbe anche slottare casa 5, ma essendo in vantaggio non gli conviene. 6-1, che questo non è un gran tiro. Posso giocare 13-6 oppure fare casa 7 e lasciare il blot, un po' meno rigida. 3-1, e qui direi che è meglio fare casa 5 piuttosto che colpire abbandonando l'ancora. (4-1), faccio casa 8. Qui Francesco ha già un buon vantaggio, siamo sull'orlo del double. 5-4, 2 down, non c'è di meglio. (6-4), una giù dal mid e poi direi no, 6-4 non 5-4, poi direi 6-2 mi sembra la migliore. E qua per me lui ha un cubo molto forte e penso che sia anche un drop. Le mie due pedine, la casa 23, sono dietro un prime che probabilmente migliorerà in tempi brevissimi. Lui ha l'ancora avanzata, possibilità di vittoria decisamente scarse. Francesco cuba. E io passo. Diciamo che probabilmente ha perso il mercato. Io avrei probabilmente cubato al tiro precedente. 1-0 per lui. Ancora 5-1.
6-4, casa 2 in testa. (5-4), ottimo tiro, fa il golden point, si porta in vantaggio. 6-2, qui direi che devo correre. 6-3, quest'anno vale la regola dice on checker, cioè i dadi sulle pedine sono validi. 6-3 non è un gran tiro, direi che slottare casa 4 è la mossa migliore. 5-4, e qui andare sul bar point è direi la mossa corretta perché duplica il 2. 6-1, fa il suo bar point. 3-4, qui devo colpire, però il 4 non è agevole. La scelta è tra giocare 13-9 lasciando 3 blot, oppure 7-3 lasciando un solo blotto, però a tiro due soli blot, però uno a tiro diretto, e non abbattendo il pilone sul mid, quindi diciamo che sembra preferibile 13-9. (3-4), colpisce la seconda pedina. 6-5 non è un gran rientro. 4-1, copre e colpisce. Qui mi serve un 5, altrimenti la situazione inizia a diventare critica. 5-1, ottimo, colpisco e rientro con la seconda pedina. 4-2, qui può giocare 8-6 o 22-20, forse avrei preferito 8-6. (6-3), colpisco e vengo avanti. Qui può andare sul 20, questa la vedo un po' inutilmente rischiosa, lasciare 3 blot in giro. 22-20 mi sembra la mossa più naturale. (3-1), qui potrei colpire 2 pedine, ma lasciando 3 blot in giro, di cui uno a tiro diretto. Io farei casa 10, sono in netto vantaggio in corsa. Penso che sia preferibile giocare safe. L'alternativa sarebbe 11-8 e 24-23, ma preferisco abbattere il pilone sul mid.
4-2 fa il mio bar point e direi 6-4. Non vedo di meglio. Doppio 2, casa 4 in testa e andrei sul 20. Adesso il vantaggio inizia a essere consistente. Doppio 6, danza. Qui un cubo potrebbe starci. Il vantaggio in corsa è notevole, ha una pedina sul bar, però le due ancore gli danno la possibilità di giocare abbastanza tranquillamente. 2-1, vado sul 10. 2-1 anche per lui. Andrei sul 22, sì, non vedo di meglio. Altra possibilità è giocare 4-2, forse è meglio. Quattro 2 per me, direi che devo correre. O forse giocare 20-16 e 10-8. Doppio 3. Non è un gran tiro. Questa non mi piace tantissimo. Ovviamente avrei giocato 6-3 e 4-1. Doppio 3 anche per me. Tre non è comodissimo. Una possibilità è switchare dal 6 al 3. Altra possibilità, switchare dal 4 all'1. Opto per quest'ultima possibilità. 6-3. No, forse sarei uscito dal 22. Qui sto pensando se cubare.
Il vantaggio in corsa è notevole. Quattro uno, casa 9, doppio 2, fa casa 5, potrebbe slottare casa 3, qui cubo ci sta perché la sua posizione potrebbe indebolirsi, non ha il timing per mantenere le due ancore. Infatti sta pensando se accettare o passare. Penso che sia ancora un take. Doppio 4, buon tiro. Direi dal 13 al 9 e dal 10 al 6. Quattro 2. Probabilmente alzerei la pedina dal 22 al 18 in modo da poter correre poi con la pedina e mantenere le due ancore. Sei 3, ottimo tiro, casa in testa. Cinque 4, corre con una pedina, ma a giocare 6-2 non mi piace. Quattro 1, mossa interessante. Posso colpire o giocare safe 9-4. Nove 4 probabilmente dà qualche possibilità in più di vittoria, ma colpire il pick and pass dà sicuramente molti più gammon, quindi avrei colpito. 5-1, rinforza a casa. 2-1 non è un bellissimo tiro, diciamo 8-6 e 4-3 o 3-2. E 2.
rei 4, libero casa 8, avrei preferito liberare prima casa 9, altro 6-4, lascio un tiro diretto e anche il 3-1 e il doppio 2, doppio 5 però non colpisce, Francesco sta valutando se uscire con una pedina. Tre 1 e incomincio a portare fuori una pedina. Termino la fase di Bearin. Cinque 2 non è proprio bellissimo. Qui devo scegliere tra giocare 6-4 o tirare fuori un'altra pedina. Penso che sia meglio tirar fuori un'altra pedina. Se gioco 6-4 scopro con i 6-1 e 5-1. Nell'altro caso solo col 6-5. Doppio 3. Qui gammon sono molto pochi, per cui tiro fuori due pedine. 6-5. Doppio 4. 5-3, niente gammon. Però il game è sicuro. Francesco si arrende, 2-1 per me. E i 2 per lui. Se i 2 colpisco. Due 1 fa casa 11. 3-1 direi casa 5. Altra possibilità fare il bar point è venire avanti, ma direi casa 5 è superiore. No, invece
faccio il bar point, preferisco giocare alla mossa safe e mi va anche bene perché tira un doppio 6, prime da 4, 6-4, colpisco, ottimo. (5-3), può giocare 8-5 o 24-21, forse è preferibile 24-21. Colpire mi sembra esagerato, anche se ha la casa più forte. Alla fine opta per 8-5, 6-5, scappo e porto in salvo il blot, uno dei due blot. Quattro 3, si ancora e direi 6-3. Farei casa 11 e casa 4. È importante fare due case. Sei 4 colpisce. No. Ecco che se ne accorge. Direi che è decisamente la migliore. Sei 5 danzo. Cinque 2, copre e viene avanti. Qui è molto vicino al double. 4-1, però rientro e colpisco. Quattro 3, colpisce. Si deve colpire. E qui se non tiro un 4 sono in difficoltà. Doppio 6. Questo è un double molto forte, è quasi sicuro di coprire casa 4, quindi fare un prime da 5. Poi ho due blot nell'outfield, quindi è troppo rischioso. Drop, due pari. Parte con 4-2, 3-2 per me, 2-1, direi colpisce. Tre 5, buono, ricolpisco e
scendo dal mid, 5-4 golden point. Adesso serve anche a me un'ancora avanzata, 4-2, sì, direi casa 20, quindi golden point anche per me. I 2-1 giocherei dal mid. Qui sono in vantaggio in corsa, lui ha la casa più forte, ha 3 pedine indietro contro 2 indietro mie, 4-3, 4-3 non è bella, farei casa 10 e slotterei casa 4, duplica anche il 3. (5-3) colpisce e direi ho 13-8, ma forse uscirei. 21-16. Questo è un mutual holding game, 4-3 colpisce e può giocare 13-9 oppure 8-4. Forse 8-4 è meglio. Invece no, slot a casa 3. Stessa scelta che ho fatto io prima. 5-4, direi che devo uscire. Colpire non mi convince. Sei 3. Ci sta, slotta il bar point e fa casa 3, doppio 5, molto buona, vado sul 15 e porterei poi in salvo il blot, quindi andrei sulla casa 6. Re 2, casa 5. Cinque 4. Sei 1, potrei coprire casa 2 e colpire. Qui potevo colpire ma lasciando parecchi blot. Sei 1.
molto pericoloso colpire, eviterei. Otto due, 8-7 probabilmente. Qui lui ha la casa molto forte, se colpisce ha possibilità di gammon, quindi questa potrebbe essere una buona occasione per un action cube. Io ho parecchie possibilità di vittoria, ma lui ha diversi gammon, quindi direi il take è sicuro, ma il double ci può stare. Francesco cuba e mi colpisce, direi 11-8. Questa mi sembra un po' troppo prudente, oltretutto 13-8 non lascia molti tiri in più. Continuo a danzare, qui i gammon cominciano a essere un po' tanti. Quattro 1, rientro, devo giocare 6-2. 2-1 può colpire, ma direi che è preferibile fare casa 2, è una casa fortissima. 6-2, devo provare a scappare. Forse scappare e colpire. Danza. 4-3 non è un bel tiro. Direi che devo giocare dal mid. Doppio 1, colpisce, switcha, quindi due pedine sul bar. Adesso i gammon sono tantissimi. Continuo a danzare.
colpisce un'altra pedina, quindi 3 pedine sul bar. Sarà difficilissimo evitare il Gammon. Continuo a danzare. 6-5, chiude casa. Ormai se non colpisco una pedina il Gammon è sicuro. Più 4, libera casa 6 e direi 5-1. Direi che il game non ha storia, il Gammon è inevitabile. Struttura molto compatta, difficilissimo che scopra. Doppio 5. Sei 3, evita il backgammon. Vabbè, qui chance di evitare il Gammon sono completamente nulle. Andiamo 6-2 per Francesco. Three away, 7 away. Cinque, 2. Gioco 2 down dal mid, visto lo svantaggio. 4-2, casa 4. Doppio 3 fa casa 5 e casa 3. Passa in vantaggio abbastanza netto, 3-1, però casa 5 importantissima. Doppio 1, ma io forse farei l'ancora sul 22.
mi sembra di importanza prioritaria. Questa è un po' rischiosa. Qui avrei forse potuto anche pensare al cubo. Doppio 6, direi 2 sul bar point e poi probabilmente bisogna colpire su 2 facendo casa 2. Altra possibilità è giocare il prime, quindi 3 sul midpoint e 11-5. Però se lui tira un 1 si ancora e ho pochissimi gammon. Oltretutto con le 2 pedine arretrate non è neanche chiaro il mio vantaggio. Ma prime da 5 dà abbastanza garanzie, 6-2 non è un bel tiro per lui. Doppio 5 è un brutto tiro, decisamente. Devo lasciare un blot. Libero casa 6. Devo smontare casa 6. Qui sta pensando di cubare, ma secondo me questo score è troppo pericoloso. Non cuberei. Doppio 1, prime da 5, 3-1 e qui secondo me è prioritario fare l'ancora. Giocherei 24-23 e 4-1-5-2 e qua cuba. Ma a questo score secondo me devo accettare. E non ne sono così sicuro. No. Anche a questo score secondo me le possibilità di vittoria sono troppo basse, per cui secondo me è corretto il drop. 7-2 per lui, 2 away, 7 away. Grosso vantaggio per Francesco. Per 2 devo colpire e scendere dal mid. Questa non mi piace molto. In effetti second roll bisognerebbe conoscerle tutte. (5-2) non colpisco. Doppio 5. Qui se non tiro un 5 sono in grande difficoltà. Niente, 2-6.
5-1 fa casa 8 e casa 5. Re 2 down, qui mi serve un 2, tiro un doppio 2, quindi direi ancora, casa 11 e slottare casa 4, ok. 6-1, direi che fa il bar point, no, preferisce giocare safe, ma io avrei approfittato del blot in casa. 5-2, 8-3-6-4. Devo cercare di rinforzare casa perché tra poco dovrà potrebbe dover uscire dal golden, e quindi se riesco ad avere una casa forte potrei avere delle buone possibilità di colpire. Quattro 2, direi 13-11 e 8-4. Sì, non vedo di meglio. 6-4, direi 2 down. Potrebbe giocare anche la mossa safe 7-1, 6-2, ma non mi convince per niente. Al prossimo tiro potrebbe dover lasciare un tiro a condizioni peggiori. Sei 2 copro casa 3. Sei 4 adesso ha la casa molto forte, però non ha un buon timing. Doppio 5, direi che vado sul 12, no, non sul 12, scusate. Direi sull'11. Qui non ha una bella posizione, ma è in vantaggio in corsa. Doppio 6, diciamo che era in vantaggio in corsa. Qui adesso ha indebolito la casa, però il cubo mi sembra un po' prematuro.
Ho ancora 6 pedine da portare nella casa interna. Chiaramente take. Doppio 3 non è male. Qui bisognerebbe valutare esattamente la corsa. Potrei giocare, liberare casa 11 e casa 10, però lui scapperebbe con i 4, 5 e 6. L'altra possibilità potrebbe essere fare il bar point e switchare sulla casa 1. Lascio anche il blot. Ci può stare, interessante. 2-1. Sei 3. 6-3, devo giocare, sì, devo giocare safe. Sei 1, non può giocare il 6. 5-2 e direi dall'8. È 2-1. Probabilmente 6-4, si manterrei la casa forte. Sei 5 scappa. Qui mi serve un 6. Niente, 5-2. E qua potrei giocare dal 6, ma creando forte wastage, oppure questa che però lascia un tiro diretto. 4 è duplicato, ma tira il doppio 4 che praticamente chiude il game e il match. Ovviamente col cubo a 2 a lui basta una singola per vincere il match e le possibilità di vittoria sono elevatissime. Avevo già fatto una finale. Avevo fatto un calcio. Deve solo stare attento a non scoprirsi. 6-5 esco e la partita è finita. Oltretutto doppio 5 sancisce definitivamente la sua vittoria. 2-1. Vabbè, sto continuando, ma possibilità sono 0. Doppio 6, un po' troppo tardi. Doppio 4 ed è la fine, assolutamente.